Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione in cui andremo a vedere come si aggiungono i membri e a compiere tutta una serie di operazioni su questo argomento all'interno del nostro account Office 365. Quindi ci troviamo nell'ambiente di amministrazione che ormai conosciamo bene, apriamo la tendina degli utenti e qui andiamo su ospiti. Una volta cliccato su ospiti ci si apre questa schermata dove troveremo la lista degli ospiti che sono stati inseriti all'interno della nostra organizzazione, quindi del nostro account Office 365. Ti faccio subito notare che gli ospiti si possono trovare, vediamo Christopher Johnson, Cristina Bianchi, gli ospiti li possiamo trovare anche nella lista degli utenti, perché gli utenti appunto sono una categoria superiore che comprende sia i membri che gli ospiti. Vediamo Cristina Bianchi, eccola qua, Christopher Johnson, eccolo qua. Quindi li troviamo anche da quest'altra parte nella lista degli utenti attivi. Quindi torniamo dalla parte degli ospiti e vediamo come si può aggiungere un ospite. Qui, come puoi vedere, rispetto all'aggiunta di contatti e di membri, non c'è la possibilità dell'aggiunta multipla di ospiti, quindi gli ospiti vanno inseriti uno per uno. Questo perché? Perché ovviamente all'esterno dell'organizzazione si vanno a conferire dei poteri di ospiti che comunque un minimo di poteri all'interno dell'organizzazione l'avranno, magari completamente diversi tra loro e quindi Office 365 ti dice fallo una volta per ogni persona così non commetti errori. Quindi una volta che ci troviamo qui sulla schermata degli utenti ospiti, andiamo a cliccare su aggiungi un ospite. In questo caso non ci si aprirà direttamente una schermata all'interno dell'account, all'interno dell'ambiente di amministrazione Office 365, ma come vedi siamo andati fuori. Ovviamente ci troviamo sempre nell'ambiente Microsoft, ma siamo andati su Microsoft Azure perché è da qui che si creano gli ospiti. E la prima cosa da notare è che da questo ambiente si possono fare due cose: creare un utilizzatore o invitare un utilizzatore. Creare un utilizzatore vuol dire creare un membro interno della nostra organizzazione. Quindi è come se dall'altra parte aggiungessimo un utente, come abbiamo fatto precedentemente nell'altra lezione. Se invece andiamo a cliccare su invita utente, ecco, in questo caso andremo a creare un ospite. Quindi qui possiamo creare un utente vero e proprio dell'organizzazione. Qui metteremo lo username e successivamente ci sarà automaticamente il dominio del nostro account Office 365, nome e cognome, nome di seguito, poi nome e cognome, e poi andremo a settare tutti gli altri parametri che saranno poi uguali anche per l'ospite, mentre se andiamo a creare l'ospite da gruppi e ruoli in avanti poi sarà tutto uguale. Se andiamo a creare l'ospite invece, essendo un qualcosa che deve rimanere esterno all'organizzazione, pur essendo ospite, pur potendo fare alcune cose all'interno del nostro account Office 365, qui dovremo inserire la mail di quella persona perché possa ricevere questo invito nella sua mail personale e quindi possa fare il primo login con le credenziali che riceverà temporanee che riceverà in quella mail. Quindi andiamo a creare il nostro ospite, diciamo che si chiama Susan Davis, e il suo indirizzo mail a cui riceverà l'invito, supponiamo in maniera di fantasia che sia questo, @mail.com. Poi qui andiamo ad incollare il nome e qui andiamo ad incollare il cognome. Qui possiamo scrivere il testo di un messaggio che vogliamo che accompagni l'invito, un messaggio personale. Ovviamente Office 365 è già un messaggio preconfezionato, prestabilito, però noi possiamo anche inserire un messaggio che vogliamo che questa persona riceva in base a quello che scriviamo noi appunto in questa casella. Andando avanti vediamo
che qui c'è scritto gruppi e ruoli, cioè andiamo a stabilire fin da subito, poi ovviamente sono cose che in futuro potremo modificare in qualsiasi momento, che l'amministratore potrà modificare in qualsiasi momento, però già da qui possiamo andare a dire che il nuovo ospite vogliamo che faccia parte di quel gruppo, magari il nostro gruppo in azienda che sta sviluppando una soluzione organizzativa gestionale con un software e questo è un consulente esterno informatico e quindi chiaramente vogliamo che faccia parte di quel gruppo e non di altri, non avrebbe senso metterlo in altri gruppi. E poi gli andiamo a assegnare i ruoli. Quindi cliccando su seleziona gruppi ci si apre la lista di tutti i gruppi che sono attivi nella nostra organizzazione, cioè nel nostro account Office 365. Supponiamo di voler inserire questo ospite nella commercializzazione dei vini toscani in America, nel gruppo della commercializzazione dei vini toscani in America. Ovviamente lo potremo mettere anche in più di un gruppo se fosse necessario dal punto di vista gestionale e organizzativo dell'azienda. Diciamo per il momento che lo mettiamo soltanto in questo per semplificare le cose in questa fase di spiegazione e di illustrazione di come funziona questo ambiente. Dopo aver selezionato quindi il gruppo, in questo caso, o i gruppi, se volessimo farlo, andiamo a cliccare su seleziona. E quindi qui già le cose sono cambiate. È stato selezionato un gruppo, quindi vuol dire che quest'ospite farà parte almeno di un gruppo. Poi andiamo a selezionare i ruoli, cioè quest'ospite che entra a far parte della nostra organizzazione. Cosa deve poter fare? Ovviamente posso anche non assegnargli nessun ruolo, sarà un semplice ospite che potrà entrare magari nel Teams che è nel team in Teams che è collegato a quel gruppo Office 365 e partecipare alle conversazioni, potrà vedere il sito SharePoint che è collegato a quel team, potrà vedere il piano che è collegato a quel team, però non potrà interagire, non potrà magari creare una nuova attività in Planner, non potrà creare un post su SharePoint. Oppure possiamo andare a dire quest'ospite noi vogliamo che all'interno di quel gruppo Office 365 e magari anche in altri, perché domani ne abbiamo la necessità dal punto di vista organizzativo, diventi SharePoint Administrator. Quindi SharePoint Administrator vuol dire che potrà amministrare un sito di SharePoint, quindi anche decidere chi ne fa parte, invitare persone, scrivere post, decidere chi può scrivere e chi non può scrivere, e quindi tutti i poteri che sono collegati alla figura, al ruolo di SharePoint Administrator. Ovviamente anche in questo caso, come abbiamo fatto precedentemente con i gruppi, potremmo andare a scegliere anche più di un ruolo per questo ospite. Scegliamone anche in questo caso, come abbiamo fatto per il gruppo, soltanto uno, quello appunto di SharePoint Administrator, e andiamo a selezionare questo ruolo per questo ospite. Come vedi qui è cambiato e questo ospite ha il ruolo di SharePoint Administrator. Da questo pulsante, cliccando su sì o no, possiamo sempre andare a dire un domani di bloccare quest'ospite sulla nostra organizzazione, quindi per il momento diciamo no, ma potremmo anche dire di sì perché magari lo sblocchiamo tra 20 giorni, perché per il momento non è opportuno che veda niente all'interno della nostra organizzazione. Noi adesso diciamo di no perché vogliamo creare un ospite che quando entra con i poteri appunto di ospite. Poi andiamo a selezionare il paese di quest'ospite, Susan Williams, diciamo che è degli Stati Uniti. Poi che cosa farà Susan Williams all'interno della nostra organizzazione? Che ruolo avrà? Che cosa dovrà fare? Diciamo che dovrà essere un software developer, quindi un consulente informatico esterno che dovrà aiutare l'organizzazione a sviluppare un software che nella sua organizzazione farà parte dell'IT
qui ho sbagliato, e la sua organizzazione si chiamerà ITXXX. Manca ancora da assegnare il manager. Di solito quando all'interno dell'organizzazione serve qualcuno dall'esterno per apportare un contributo organizzativo all'organizzazione, che sia una consulenza informatica, che sia una consulenza legale, contabile o di qualsiasi altro tipo, ovviamente questa persona esterna all'organizzazione avrà sempre un referente all'interno dell'organizzazione e quindi possiamo assegnare un manager, cioè un referente di questa persona all'interno della nostra organizzazione, con cui poi questa persona si interfaccerà per svolgere al meglio le funzioni per la quale è stata reclutata. Quindi andiamo a dire che qui il suo manager in azienda sarà Grace Jackson, selezioniamo Grace Jackson e quindi anche in questo caso vediamo che Grace, il nome di Grace Jackson compare qua giù accanto al manager che appunto è stato individuato. Andiamo a invitare, quindi cliccando su invita la persona e a questo punto le operazioni sono terminate. Quindi possiamo cliccare qui su refresh, chiudiamo Azure, torniamo di qua nella lista degli ospiti, clicchiamo su refresh e a questo punto dovremo trovare il nome di Susan Davis. Eccolo qua, Susan Davis è stata correttamente aggiunta alla lista degli ospiti. Ovviamente a quella mail personale ha ricevuto un invito con le credenziali provvisorie per fare il primo accesso all'account, al nostro account Office 365. Ovviamente tutte le informazioni che abbiamo inserito relativamente a Susan Davis, essenzialmente in termini di gruppi di appartenenza e di ruoli, ma non solo di quelli, potranno essere modificate in qualsiasi momento, come cliccando sul nome dell'ospite. Si apre, come abbiamo visto già per i membri, la relativa scheda e quindi possiamo andare a vedere tutto. Possiamo andare a vedere, a gestire i gruppi di appartenenza. Prima avevamo detto che doveva far parte soltanto del gruppo commercializzazione dei vini toscani in America. Potremmo andare ad aggiungere un altro gruppo, a modificarlo. Potremmo andare a modificare tutte le informazioni di contatto e potremmo anche andare a modificare altre cose importanti che sono le licenze. Per esempio, potremmo anche attribuire a questo ospite, perché vogliamo che lavori con noi sui file PowerPoint, Word, Excel, perché deve collaborare in maniera attiva con i dipendenti dell'organizzazione, quindi magari deve poter apportare delle modifiche ai file su cui lavora insieme ai dipendenti aziendali e quindi per far questo deve avere una licenza Office 365, altrimenti non lo può fare. E qui potremmo andare ad attribuire a quest'ospite la licenza Office 365. Ovviamente, lo ripeto ancora, l'ho già detto tante volte, se si attribuisce la licenza anche a un ospite, il costo della licenza si vede addebitato sul nostro account Office 365, cioè sul mezzo di pagamento che abbiamo indicato per tutti gli addebiti relativi al nostro account Office 365. Quindi come abbiamo potuto vedere non è difficile nemmeno fare questa cosa, creare gli ospiti e questa idea di poter avere all'interno dell'organizzazione anche delle persone che hanno sì un'identità come i membri, ma che sono qualcosa di diverso per i poteri con cui vengono introdotti all'interno dell'organizzazione è molto importante perché consente all'organizzazione di qualunque tipo, non solo di business, di poter essere costantemente in contatto anche con persone all'esterno dell'organizzazione e quindi di poter sicuramente raggiungere in maniera più facile quelli che sono i suoi fini istituzionali. Quindi possiamo dire che questa lezione sull'aggiunta di ospiti finisce qui e ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!